Bentornati nella nostra stanza degli orologi per questa nuova puntata post Capodanno, post Natale. Insomma, le feste sono andate, ma non tutte, perché in realtà c'è ancora la Befana, l'Epifania del 6 gennaio, che tutte le feste porta via, ma potrebbe anche portarvi degli orologi che non vorreste. E allora ne parliamo in questa nuova puntata tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Tra pochi giorni alla Befana arrivano i dolciumi, le calze, insomma, le feste non sono ancora del tutto finite, ma sappiamo anche che alla Befana arriva il carbone e noi che parliamo di orologi non possiamo far altro che commentare assieme gli orologi che la Befana vi porta se non fate i bravi. Naturalmente per farlo non sono solo, ma c'è con me direttamente dalle terre di Calabria il nostro Rosario. Benvenuto Rosario. Ciao Ale. Ciao. Questa è un'usanza, dico, che ormai ci stringiamo la mano. È andata bene, è andata bene. Benissimo. Tu ti sei divertito? Sei pronto alla Befana? No, Come no? ho paura perché non ho fatto il bravo quest'anno. Non hai fatto il bravo. Niente carbone, potrebbero arrivare degli orologi strani. Perché gli orologi che avevo chiesto a Babbo Natale non me li ha mandati perché non ho fatto il bravo, quindi probabilmente la Befana mi punisce. Ti punirà. Esatto. Con delle cose... Ok, allora, la puntata naturalmente ha lo scopo di guardare assieme orologi che meno ci piacciono, diciamo così, e che più abbiamo paura di ricevere nella calza. Ok, quindi è meglio il carbone che alla fine è zucchero colorato, non si mangia perché fa malissimo ai denti, ma invece del carbone potrebbero arrivare, insomma, questi orologi. Tu di quali orologi hai paura, Ross? Io non ho paura, Non nel hai senso, paura? l'abbiamo spesso detto, se ci viene regalato qualcosa, un regalo si accetta sempre, magari non lo si indossa, però un regalo Va sempre bene. esatto, si accetta, si ringrazia. In questo caso è più una punizione, perché se la Befana ti porta qualcosa è più una punizione, però comunque è sempre un regalo. Io il carbone me lo mangiavo da piccolo, mia mamma me lo portava sempre. Mia mamma me lo metteva nella calza, ma mi vietava di mangiarlo perché faceva male, essendo tutto zucchero non lo voleva. Invece, dato che mia madre è la Befana, mi diceva mangiatelo. Tua mamma la vede questa puntata? Spero di no. No, poi gliela faccio vedere. Io c'è solo questo così. Okay. Solo questo, questi 30 secondi. Esatto. Comunque, ti condivido lo schermo e andiamo a vedere i primi orologi che ho scelto. Poi c'è quello che mi piace di meno, quello che non mi piace, in ogni catalogo. Andiamo col primo, Invicta, che non può mancare. Belli. Non può mancare. Io ho scelto... Nella descrizione del video non troverete nessun link Amazon. No. Io quello che ho scelto è questo, Ale. Proprio questo qui lo vorrei. Lo vorrei per sentirmi cattivo. 1070 euro, Ale. Ale, Puniscimi. 1070 euro di listino. 1070 euro. 1070 euro? Sì. Però c'è la garanzia di 2 anni di Invicta. Alla modica cifra di? Di 365 scontato. Non mi chiedere a fronte di cosa, però è scontato. È scontato perché ci sono i saldi. Sì. Senti, ma questo è oro? Sì. È oro e tantallio? No. Probabilmente tanto tantallio. Tanto tantallio. Molto bello, molto bello. Questo è un orologio tipicamente epifanico. Sì, esattamente. No, è più da Power Ranger, direi. Cioè, mi ricorda quello Ben 10. Non so se tu te lo ricordi, Ben 10, quello che faceva con l'orologio così. Probabilmente questo qua per 1070 euro ti fa avere qualche potere. Ma ne dubito, il potere di svuotarti il conto. Probabile, però è sempre un potere. Senti, io invece per la Befana sono stato molto più modesto, nel caso le farò spendere molto meno di 80 euro addirittura, con un bellissimo Rolex Daytona. Anche lui è un Invicta, come puoi vedere, però è un bellissimo cronografo. Cioè, un 116.5 qualcosa. Questo qui è bello, questo qui... c'è anche il 39% di sconto, quindi da 125 euro lo si compra per soli 76,23 euro,
non un centesimo di meno, non uno di più, e questo qui, insomma, vedi qua c'è anche altri suggerimenti ancora più belli. Questo qui è un bellissimo quarzo con una cassa in acciaio inossidibile. Ma posso dirti una cosa? Ho visto in alto che ci sono scritte domande con risposte. Vogliamo leggere al volo? Ho paura di guardare. Vai su. Sono riuscito a cambiare l'ora ma non il giorno. Suggerimenti: la lancetta grande dei secondi si ferma alle ore 12? No, non si ferma alle ore 12. Che poi il problema non è il quarzo, il problema direi che è altro. Comunque, io invece qual è la sono andato, è molto simile a quello che hai scelto tu adesso. In generale il catalogo di Pagani, che è un misto di cataloghi, vediamo... Abbiamo stranamente fatto scelte simili, chissà come mai. Qui vedi un bel GMT. Questo cos'è? Un'imitazione dello speed... Ah, c'è anche il mancino, il Datejust. Sì, tutti ci sono. Guarda qui, questo qua è lo 007. Sì, il Seamaster in titanio. Però probabilmente quello che vorrei di più anche qui non si sono neanche sforzati di fare il bracciale del Royal Oak, però vabbè, io vorrei questo qui. Infatti, quello che cos'è? È una specie di Royal Oak. No, non mi voglio forse è l'orologio più originale, è molto bello. Io questo voglio. Che poi queste pietre secondo te sono... È vero. Vero. Ah, vetro. È vero vetro. Perché ho detto per 99 euro me le compro, poi mi rivendo soltanto le pietre. Probabilmente sono pezzi di bottiglia di birra. Magari può essere anche tutto zaffiro in realtà, potrebbe essere tutto zaffiro perché ormai siamo abituati insomma a orologi cinesi da 100 euro che hanno comunque un'ottima costruzione. Il problema direi che il resto di questi orologi, di cui per esempio anche questo bellissimo Explo 2, questo altro Pagani Design. Io di tutto il catalogo in realtà ce ne sono tantissimi, cioè c'è di tutto, no? C'è bello, il freccione è bello, c'è il Tiffany, c'è veramente di tutto. Ecco, questo qui è un orologio che la Befana potrebbe effettivamente portare, è veramente qualcosa di incredibile. Posso farti una domanda, Ale? Ma in questa foto ad esempio, loro hanno tolto il nome dell'originale e hanno inserito il loro, oppure... Ho paura di sì. Ah, ok, perché se no è perfetto. Si sono viste in passato, e se non mi sbaglio lo fece vedere Davide Cecchini in un suo video, dei render proprio su Amazon, se non ricordo male forse proprio Pagani Design o comunque un'altra azienda assimilabile a Pagani Design, dove si erano dimenticati di togliere la coroncina Tudor da uno dei render dell'annuncio. Una cosa veramente terribile. Certe foto sono abbastanza difficili da fare, no? Quindi molto spesso, dato che sono praticamente delle copie, addirittura utilizzano le immagini originali. Questa potrebbe essere un'immagine originale. Ah, quindi loro comprano un Explorer e poi cambiano soltanto il quadrante. Cos'altro hai trovato di bello? Allora, io ti dico, questi qui invece sono degli orologi che io ho visto tantissime volte al polso di amici, di conoscenti o di persone in giro, e ti sorprenderai, però davvero è vero, giuro che è vero. E di solito ce l'hanno i bodyguard alle feste, probabilmente perché sono degli orologi grossi. Guarda, questi qui, di diesel. Ma ce li hanno, guarda, aspetta, se trovo il modello, anche io, io alcune volte ne vedo questo qui nero soprattutto, questo qua, esatto, questo l'ho visto più volte al polso della gente, sì. Che poi 500 euro, ma io mi chiedo, va bene, può piacere, perché per l'amor di Dio abbiamo tutti gusti diversi, ma c'è tanto da prendere, ma vai sul vintage, vai sul... pure aggiungi qualcosina e prendi un Tissot PRX. Ma guarda, il problema di questo orologio secondo me è che essendo un orologio massiccio dalle linee molto tecniche e militari, per uno che non ne capisce assolutamente nulla ma vuole un accessorio e magari lo vuole di marca, come può essere un orologio diesel, preferisce comprare qualcosa del genere magari senza sapere che con gli stessi soldi compri un vero militare di una vera maison. Per esempio ci sono diversi Citizen in titanio anche trattati PVD, dei veri orologi militari che secondo me varrebbe veramente molto di più di un diesel di questo tipo. Ma pure un Hamilton Kaki compri con questi soldi qui? Per parlare di orologi più massicci, ancora più massicci. Se tu vuoi l'orologio massiccio... È davvero un 57 mm? No. Sì, sono dimensioni... Un orologio da tavolo. Però ecco, il problema è che sono acquistati soprattutto da chi vuole un orologio massiccio, vistoso,
un fashion watch di marca senza sapere che potrebbe spendere quei soldi molto meglio. Questo non ci entra nella calza della Befana, però. No, mi sa che te lo porta lei a mano proprio. Io anche ho scelto, insomma, è uno di quegli orologi che la Befana non deve portarmi, non costa poco ed è un bellissimo Richard Pillola. Questo qui è un orologio che si chiama Oblulo, una cosa del genere, non lo so, deve essere una parolaccia. Ha un bellissimo cinturino in gomma, 50 metri, è praticamente un'imitazione di Richard Mille, come è facile vedere. Una domanda volevo farti, tra questo orologio qui che hai scelto tu e il diesel che ti ho fatto vedere prima, quale sceglieresti tu? No, sceglierei questo qui, sceglierei Questo l'Oblulo. Davvero sceglierei l'Oblulo? Sì, se mi costringono a prendere un orologio prenderei questo qua, quantomeno è meccanico, se proprio vogliamo trovargli un pregio. Qualcuno ci ha dovuto pur mettere mani per modificare il movimento, che secondo me è un semplicissimo NH35 modificato, tra l'altro come fanno alcuni falsi, magari le fabbriche sono pure le stesse, però quantomeno c'è un minimo di sostanza dietro che ne so, te lo metti per andare Però a secondo correre. me a favore del diesel posso dire che ha un design tutto suo. Onestamente, cioè, io probabilmente lo comprerei semplicemente perché è un 57 mm, quindi mi va così a me. Per fortuna è un design unico, però è vero, è originale. Penso che abbia queste dimensioni qui. Sì, esatto. Io per il nome lo comprerei, posso dire. Oblulo. Mandateci un Oblulo e noi lo recensiremo. Il nome del mio prossimo orologio mi spezza. Non ho paura, e questo è un orologio che un mio amico porta in maniera davvero fiera e io lo prendo un po' in giro, devo dirti. E parliamo dei Maserati. Beh sì, questi sono altri orologi che si vendono tanto, tra l'altro. Un sacco, ma i centri commerciali sono pieni zeppi, ma anche in realtà le gioiellerie che hanno gioielli anche grossi, perché penso che sono dei orologi che si vendono. Comunque non hanno un'estetica, a parte gli scherzi, terribile, semplicemente che basta capirne un po' per dire con questi soldi. Il problema di questi orologi è che sono dei semplici fashion watch, quindi con l'orologeria non hanno nulla a che vedere, sono degli accessori di marca, per quanto si possa ritenere che Maserati sia anche una marca di orologi, ma tant'è. E il problema è che sono dei semplici orologi cinesi che le aziende marchiano con il loro logo, no? Lo fa Maserati, lo fanno tantissimi altri. E quindi non sono certamente orologi indicati per un appassionato di orologeria, questo è poco ma sicuro. Sono degli accessori fashion, insomma. Ne vendono, perché io ne vedo sul polso di tante persone. Sì, capita anche a me di vederli come i diesel, effettivamente. Sì. Ci sono anche dei Gucci, quegli orologi fashion, insomma, che vengono acquistati dagli amanti della moda che di orologi non conoscono molto, no? Sì. E ci sta, insomma, funziona anche così, però Maserati non è un orologio che da appassionato acquisterei. E allo stesso modo, nella calza non vorrei mai trovare un Biden. Li ho visti Biden. L'orologio del presidente, direi, a questo punto. Sì, sono i nuovi president questi qui. Water Resistant 30 metri Sport Watch, un orologio sportivo, ci dice il quadrante 35 euro, che poi 35 euro, no? Un orologio a quarzo, ma quasi uno che... Ma prendilo un Biden, è anche cronografo. Vedi, c'è anche nero, c'è blu con il cinturino in gomma. Questo è quello che in tanti vorrebbero da parte di Rolex e invece lo fa Biden. Orologio da uomo, regalo perfetto. Ecco qua. Direi che non ho altro da aggiungere, insomma. Tu prima hai nominato Gucci, che anche lei si dedica ai fashion watch. Però devo dirti, guarda, in tutta la collezione di Gucci, che non mi fa impazzire, anche se in realtà è molto semplice, tranne questi qui che ricordano un pochino i Royal Oak, questi qui sono orologi molto semplici. Questi tra l'altro Gucci da ultimo si è lanciata nella vera orologeria con altri modelli. Io comunque questo orologio qui, credimi, che prima di entrare in questo mondo non costava così tanto, allora costava sui 1200 euro, io lo volevo comprare, mi piace. Salterello? Il fatto che sia un salterello, sì, è al quarzo, però comunque non è brutto, cioè questo è un design nuovo, per così dire, cioè diciamo che
la forma è tipica dei i salterello. salterelli, però sì. Sì, però comunque non è andata a pescare un Submariner, è andata a pescare il salterello, che è già una cosa un po' più di nicchia. È figo questo orologio qui, secondo me è figo proprio, cioè ha il suo stile, no? Però ci sono dei Gucci. salterelli a poco prezzo che hanno storia, insomma, al di là del Sì, sì, Gucci sì, che lo è so, lo anche un so. quarzo e costano meno di questo. Quindi se ti piace lo stile salterello è facile comprarne uno. Sì, 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 lo so, lo so, lo so. Il primo orologio tanti anni fa che mi era piaciuto, insomma, non capivo assolutamente nulla di orologeria, quindi uno dei primi semplicemente come amante della moda era il Bulgari con tutta l'incisione sulla lunetta, Bulgari, adesso te lo faccio anche vedere. Sì, sì, il Bulgari Bulgari. Il primo orologio che mi ha fatto appassionare tanto, bello, del quale ho letto, mi sono informato, eccetera, è stato il, come si chiama? Il Bulova AQ, no, non era l'Acutron. No, assolutamente no, era il Curve, non mi ricordo, si chiama un nome del Sì, genere. sì, il Curve, sì, ce l'ha un mio amico, sì. Sì, tra Quello era l'altro figo. quello è comunque un oggetto ricercato, al di là di essere fashion, ha quantomeno delle soluzioni tecniche che altri non hanno, pur essendo un quarzo, no? Una scheda curva non è male come fashion watch. Mi piaceva da morire, lo volevo comprare, addirittura ero andato pure in gioielleria a comprarlo, ma mi stava troppo grande e quindi non l'ho preso, perché non riuscirò mai a indossarlo. Sì, un orologio abbastanza grande. Mm. Però sono orologi che non abbiamo mai comprato, c'è da dire. No, sì, questo è vero. Sì, ci fermiamo un po' prima. Ci siamo, Comunque ci siamo il andati Bulova, vicini al esatto, il disastro. Bulova però, Bulova e Bulgari, diciamo che sono anni luce di distanza rispetto a questi. Questo possiamo dire, dai. Sì, assolutamente. Anche perché sia Bulova sia Bulgari, Bulova in particolar modo, ha una storia orologera lunga decenni, no? E, insomma, c'è poco da dire. Poi è chiaro che magari spostano il loro core business su orologi più facili, come possono essere dei quarzi, però la storia di Bulova è imprescindibile. E Bulgari da ultimo con l'acquisizione di Daniel Roth e di Gerald Genta sta facendo grandi cose, è inutile anche stare qui a dirlo, ma ne aveva fatte anche in passato, per esempio con l'aluminium ha veramente reso celebre una linea di orologi che oggi sono iconici. C'hai ancora l'ultimo? Sì, i Gucci li ho fatti vedere soltanto perché li hai nominati e quindi mi sembrava giusto farli vedere. E allora chiudiamo con l'ultimo, fammi vedere di che cosa hai Io paura. l'ultimo parlo di Philip Plein. Ecco, allora, tu questa marca non la conosci, ma in realtà è una marca di alta moda, sono serio, cioè se per esempio vado su Uomo, andiamo un po' fuori tema, off topic, vado su giacche e cappotti, ti faccio vedere come per esempio questa giacca che è una semplice giacca con le maniche in pelle e costa 6.000 euro. Comunque Ma poi fanno... le vendono a questi prezzi, No, è un'azienda che non conosco. e le vendono davvero, davvero, davvero tantissimo. Io ho tanti amici che hanno queste robe, io gli dico che sono un po' tamarri, ma perché io mi vesto un po' più classico, ma vendono roba del genere, no? Ecco, di solito il teschio è l'elemento distintivo E di quindi fanno Philip anche Plein. orologi, un po' E come fanno Louis degli Vuitton, orologi. Hermès. Esatto. Si dedicano agli orologi con questa forma molto aquanaut. Molto Genta. Sì, che riprende appunto il teschio, che è distintivo in Philip Plein, per poi arrivare appunto, ecco, queste Mamma robe mia, che qui, belli. per poi continuare e arrivare, questo qui è il top, cioè questo qui rosa, ti prego, regalamelo. E qual è il prezzo di questi orologi che non riesco a vedere? Ora ti faccio vedere, questi qui sono un po' Royal Oak. Ma questo qui a destra, dai, questo qui col Questo qui, teschio molto bello. Charmille, sì. Questo è molto Bello. richiesto, costa 790 euro. Che poi, no? Cioè, un'azienda che vende una giacca a 6.000 euro, ma fai un orologio che un vero orologio che ne vale 4.000, un po' come davvero fa Louis Vuitton o fa Hermès, naturalmente con tutti i dubbi e tutti i punti discutibili del caso, ma quantomeno tentano di fare vera orologeria, fanno vera orologeria, no? Pur essendo rimanendo degli orologi molto legati al mondo fashion, al mondo della moda. Ma un orologio del genere a 700 euro, insomma, la Befana qua ce lo porta. Viene Qua di rischiamo. notte. Detto questo, Ross, fra pochi giorni sarà la Befana. Per il giorno della Befana comunque abbiamo in mente un nuovo video dove parleremo degli orologi che vorremmo se
facciamo i bravi. Di nuovo? Ah, quelli sono gli orologi che vogliamo sotto l'albero. Ah, ok. E questi sono nella calza. No, non lo so, faremo il video speciale. Facciamo una cosa, ci facciamo inviare da tutte le case svizzere i cioccolati, diciamo qual è il cioccolato migliore. Ah, vedi, c'è poco tempo per farceli spedire però i cioccolatini. Mannaggia, Peccato. a saperlo. Vabbè. Allora ci organizziamo per Pasqua magari. Vedi, per Carnevale ci travestiamo da orologi invece. Va bene. Detto questo, grazie per essere stati con noi anche in questo video. Ci vediamo nella live di giovedì, fra 2 giorni. Grazie a Rosario, dalle terre di Calabria. Ci vediamo in una prossima puntata. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao ragazzi.